Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi l'introduzione alla mia ricetta la sto facendo in un posto diverso perché, nonostante voglia cucinare il piatto tipico per eccellenza italiana, quindi la pizza, voglio provare a cuocerla non nel forno statico come si fa di solito, ma all'interno del mio barbecue. Mi sono documentata e per far sì che questa cosa sia possibile bisogna avere un barbecue con il coperchio. Sarebbe meglio avere anche una pietra refrattaria. Ovviamente forse non tutti possono avere in casa una pietra refrattaria, quindi io vorrei provare a fare lo stesso all'interno del mio stampo e metterlo dentro in cottura. Prima di iniziare l'esecuzione di questa ricetta però volevo aprire questo bellissimo pacco che mi è arrivato stamattina da un amico. È una bellissima box che ci ricorda che dobbiamo stare a casa e al suo interno tada! Ci sono dei buonissimi vini. Chi ha detto che il piatto nazionale per eccellenza debba essere accompagnato solo con della birra? Perché non farlo con un buonissimo vino? Vorrei sfatare due grossi miti. Il fatto che la pizza si debba cuocere solo all'interno di un forno statico e il fatto che vada accompagnata solo ed esclusivamente dalla birra. A questo punto dobbiamo scegliere quale vino abbinare alla nostra pizza. Considerato che nella pizza sono quasi sempre presenti pomodoro e mozzarella, viene forse spontaneo pensare che l'abbinamento migliore sia un vino bianco. Iniziamo con questo. Questo Gavi viene prodotto e imbottigliato da Villa Sparina. Una delle sue caratteristiche è proprio il suo colore paglierino. Credo che le sue note fruttate siano perfette per mitigare il sapore deciso del pomodoro. Ora non ci rimane che iniziare il nostro impasto, quindi venite con me. Ora che abbiamo scelto il vino da abbinare alla nostra pizza, iniziamo con l'impasto. Cosa serve? 250 ml di acqua, 10 g di olio, 500 g di farina, mezzo cucchiaino di sale, un pizzico di zucchero e del lievito fresco. Io come sempre utilizzo il mio Bimby. Il primo passaggio che dobbiamo fare è unire 250 ml di acqua, aggiungere un pizzico di zucchero e il cubetto di lievito. In alternativa, se non avete il lievito fresco, potete utilizzare o lievito madre o altrimenti lievito secco in polvere. Sbriciolare in questo modo. Ora lavoriamo il tutto per 20 secondi a velocità 2. Aggiungiamo 10 g di olio extravergine di oliva, 500 g di farina e per finire un mezzo cucchiaino di sale. Io tendo sempre a non salare troppo l'impasto perché comunque sarà il condimento a dare maggiore sapore. Facciamo lavorare tutto per 2 minuti a velocità spiga. Ottimo! Il nostro impasto, come vedete, è bello unito e bello elastico. Un pochettino di farina e lavoro poco l'impasto in modo da dividerlo in due palline. Prendo le due ciotole dove farò riposare i miei impasti. All'interno metterò un pochino di farina, coprirò queste due ciotole con due strofinacci puliti, un telo di plastica per evitare che l'aria entri e una coperta. Prima di uscire dalla cucina metto in ammollo il mio Bimby con un po' di acqua e un po' di sapone per evitare che la pasta diventi troppo secca e faccia poi fatica a pulirlo. Vino in frigorifero e ci vediamo tra qualche ora. Ho lasciato lievitare la mia pasta per un paio di ore e adesso sono pronta per iniziare a fare le mie pizze. Questa è la pietra refrattaria di cui parlavo prima. La porterò all'interno del mio barbecue perché si possa riscaldare. Nel frattempo la mia idea era quella di fare una pizza all'interno di uno stampo, cuocerò sempre nel mio barbecue, e l'altra invece farla e appoggiarla poi sulla pietra refrattaria. Un po' di olio. Con una piccola pressione vado a distribuire la pasta dove manca. Inizio a farcire la pizza con un po' di mozzarella e un po' di stracchino. Io preferisco strappare la mozzarella. Questa è passata di pomodoro fatta in casa. La condisco con un po' di olio, un pizzico di sale e un po' di origano. Ecco qua la mia prima pizza che cuocerà sulla pietra refrattaria. Buon viaggio!
Il termometro sta risalendo in temperatura. Io intorno ai 250 gradi dovrò controllare che la mia pizza stia dentro per una decina di minuti. Buonissimo. Grazie Ste. Buona e croccante. Assaggio l'altra. Buonissima. Personalmente preferisco quella cotta nello stampo. Voglio provare questo approccio non del tutto impossibile. La pizza è un capolavoro della cucina italiana, con il vino lo è ancora di più. Questa pizza la dedico al mio amico Stefano e a Villa Sparina per questo bellissimo regalo. Se vi è piaciuta questa ricetta mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale e continuate a guardare i miei video. Ciao!